Quali sono le caratteristiche che deve avere un buon cannellone in vero stile calabrese? Almeno parlo per me a casa mia. Beh, assolutamente deve essere innanzitutto ben ripieno, altrimenti che cannellone è? Poi deve essere leggero, nel senso delicato, non deve avere sapori troppo forti e poi devono essere abbondanti. Ma invece di parlarne soltanto di cannelloni, perché non vediamo bene da vicino come farli? Anzi, come li faccio a casa mia? Vi ricordo che io non detto leggi in cucina, vi mostro soltanto quello che faccio e quello che piace a me. Spero che piaccia anche a voi e buona visione! Vediamo di quali ingredienti abbiamo bisogno. Partiamo da una ricotta, 700 g di vaccino e ne ho messo 100 g di ricotta affumicata, poi sale, pepe, 2 uova, del formaggio pecorino o parmigiano, io metto il parmigiano, poi della salsiccia calabrese stagionata, un mazzo di prezzemolo, della provola silana. Per il quantitativo vi regolate a seconda del vostro gusto. Per quanto riguarda la sfoglia, in genere noi la facciamo a mano, però siccome so che molti di voi utilizzano questa, che è la stessa per fare la lasagna, vi faccio vedere come procedere allo stesso modo. Intanto mettiamo dell'acqua a bollire che servirà appunto per la sfoglia e tagliamo a pezzettini un po' più piccoli la salsiccia, perché poi andremo a frullarla, andremo a macinarla con il mixer, pertanto la togliamo per adesso. Vedete come deve venire? Abbastanza grossolana, e poi la andiamo ad aggiungere alla ricotta. Per adesso intanto possiamo procedere a tritare anche il prezzemolo, non lo facciamo troppo sottile come al solito, io mi regolo in questo modo qua, e poi passiamo alla ricotta. Come vi dicevo all'inizio, questi sono 700 g circa di questa ricotta più grande, e questa a fianco invece è la stessa ricotta però nella versione affumicata. Perché? Perché almeno a me piace quel gusto leggero di affumicato senza troppo esagerare, pertanto ci sta davvero bene. Questo certamente se vi piace. La ricotta ovviamente deve essere non fresca, di più freschissima. Andiamo ad aggiungere un paio di uova altrettanto fresche appena prese dal pollaio e iniziamo ad amalgamare il tutto. Successivamente alle uova andiamo a macinare un po' di pepe nero, che se vi piace ci sta benissimo, sempre senza esagerare, e poi successivamente aggiungiamo il prezzemolo e il formaggio. Formaggio, io vi dicevo che ho scelto il parmigiano perché mi piacciono più delicati. Aggiungiamo un po' di noce moscata e iniziamo ad amalgamare anche la salsiccia. Salsiccia potete metterla sia dolce che piccante, in questo caso io ho scelto la dolce, la vedete sempre rossa perché sapete benissimo che come da tradizione i salumi calabresi sono rossi per via della polvere di peperone che si utilizza. Poi c'è la versione piccante alla quale va aggiunta anche il peperoncino, però in questo caso salsiccia dolce. Un altro elemento importante di questa ricetta è la provola silana, che darà appunto la parte filante. Quindi tagliamo delle fette abbastanza spesse, in questo modo qua circa 1 centimetro, poi ne ricaviamo delle listarelle e le utilizzeremo adesso che andremo a comporre i cannelloni. Li metteremo a centro, così è sicuro che ogni cannellone avrà la giusta parte filante. Passiamo alla sfoglia, la dobbiamo ammorbidire, quindi la teniamo circa 1 minuto in acqua bollente, la facciamo scaldare per bene e poi con uno shock termico la passiamo a fianco dove c'è dell'acqua ghiacciata. Ok, così si blocca la cottura, adesso è morbida e poi il restante continuerà a cuocere nel forno, però è importante fare questo passaggio. Dopodiché la appoggiamo sul tavolo da lavoro in modo che l'acqua in eccesso viene asciugata, e poi dopo che abbiamo fatto questa operazione per tutta la sfoglia possiamo finalmente passare a riempire i cannelloni.
Per quanto riguarda il sugo, vi ho detto all'inizio che a me non mi piacciono che vengono troppo pesanti di sugo, pertanto quasi sempre utilizzo del classico sugo di pomodoro fatto con un po' di cipolla o di aglio scaldato nell'olio bollente e poi il pomodoro, senza utilizzare sugo di ragù. Ne mettiamo un po' sulla base della teglia e poi si passa a riempire. I cannoli, ragazzi, vanno riempiti. Ricordatevi che quello che ci mettete ci trovate. Per cui, una volta messa la ricotta, le strisce di provola, dividiamo in due e saranno della misura giusta per completare la teglia. Vedete? Vanno giusto a misura. Procediamo così per tutto il resto della sfoglia. Si lavora per lungo e poi vengono tagliati a metà. Facciamoli per lungo in modo che ci sarà la giusta quantità di sfoglia, non vengono eccessivamente fatti più di un giro, in modo che poi c'è troppa sfoglia e poco ripieno. Così per noi sono perfetti. Procediamo, avete capito che è anche abbastanza veloce farli con questo tipo di sfoglia se a voi vi piace, però se siete abituati come noi a fare anche la sfoglia, alla fine con una macchina per la pasta non ci vuole più di tanto. Poi questa è la pasta della domenica, la pasta di quando ci si dedica un po' di più alla cucina ed è giusto concedergli il tempo che merita. Tagliamo e procediamo al riempimento della teglia. Guardate come sono belli ripieni, si vedono tutti gli ingredienti all'interno. Certamente quelli che comprate già fatti non credo che abbiano questa accortezza. Una volta che abbiamo riempito la teglia, con lo stesso sugo si va a versare sui cannelloni. Anche qui a me non piace proprio riempirli fino a 2 centimetri di più di sugo. Una volta che li avete, diciamo, sporcati per bene tutti, si va a spolverare del formaggio sempre parmigiano. Qui è importante metterne una discreta quantità in modo che poi si va a creare anche quella piacevole crosticina. Dopo di questo possiamo passare a metterli nel forno che avevamo precedentemente pre-riscaldato e adesso 180 gradi per circa una mezz'oretta e i cannelloni saranno pronti, fumanti e profumati. Guardate qui, ragazzi, se vi mettete d'impegno in un'oretta avete un piatto davvero buonissimo pronto sotto il vostro naso. Ora il dilemma è: voi quanti cannelloni mangiate? Se andate in un ristorante, le porzioni, le sapete bene, ne mettono 1, massimo 2. Io per cominciare a gustarli ne devo mangiare dai 4 ai 6 e quindi inizio con 4, poi vediamo un po', ne aggiungo qualcun altro, anche perché nel piatto non ce ne stanno di più al momento. Però così vi dico che vengono leggerissimi, sono buonissimi, anche voi sarete in grado di mangiarne 4 o 6. Vedete? Finalmente andiamo a fare l'assaggio, la forchetta affonda perché sono molto morbidi e delicati, anche perché abbiamo in precedenza bagnato prima la sfoglia, quindi sono molto morbidi. Soffiamo perché bruciano tantissimo e finalmente si sciolgono in bocca, ragazzi. L'orologio si ferma, ma oltre che fermarsi inizia a girare al contrario, perché davvero il gusto è delicato, perché la ricotta si sente con quella nota leggermente di affumicato, poi quando beccate il pezzettino di salsiccia all'interno è davvero un gusto autentico, contadino, anche se vogliamo anni 80, ma questo è un tempo che non trascorre mai. Fateli, soprattutto fatemi sapere se vi piacciono e alla prossima!